Quando si pensa ai giri, generalmente ci si concentra sulla tecnica, sulla velocità, sulla precisione, sulla forma. Non ci si concentra quasi mai invece sul sistema di organizzazione del corpo che rende possibile il giro. La maggior parte dei ballerini fa un errore, pensa al giro in quanto tale, pensa a come muoversi e non pensa invece a quelli che sono gli elementi che consentono il giro, al lavoro che viene ancora prima di girare. Oggi ci concentreremo su alcuni elementi essenziali. Il primo è l'asse, il secondo il baricentro, il terzo la percezione del pavimento attraverso i nostri piedi, il quarto, che abbiamo già menzionato varie volte nei video precedenti, la postura della parte alta del busto. Parliamo dell'asse. Che cos'è? L'asse non è un punto, è una direzione, è quella linea immaginaria verticale che attraversa il nostro corpo. Immaginate una linea verticale che passa dalla nostra testa, attraversa il torace, il bacino, fino ad arrivare ai nostri piedi. Per far sì che l'asse venga percepito è sufficiente fare un esercizio molto semplice, no? Quindi portando il peso su entrambi i piedi, andiamo a spostarci verso la nostra destra, verso la nostra sinistra, leggermente in avanti, ci portiamo indietro. Bene, l'asse non è nient'altro che quel punto dove ci sentiamo perfettamente stabili, dove ci sentiamo in equilibrio, dove non facciamo sforzi per esserlo. Il baricentro è il punto dove si concentra il peso del nostro corpo, indicativamente all'altezza del nostro bacino, ma a me non interessa tanto che tu sappia a livello teorico dove si trova, mi interessa tantissimo la tua percezione, che tu lo senta. Per farlo ti chiedo di portare il peso del corpo su un solo piede e di pensare che quel punto, quel baricentro è diciamo funzionale nel momento in cui si trova in linea con la base d'appoggio, ok? Quindi l'esercizio che puoi fare è di spostare semplicemente il bacino a destra, a sinistra, in avanti, indietro. Nota che quando il baricentro si sposta eccessivamente rispetto alla base di appoggio, il tuo equilibrio diventa più instabile, diventa un non equilibrio, ok? Quindi asse, direzione, quella linea verticale immaginaria che attraversa il nostro corpo. Secondo punto, il baricentro, la zona in cui si concentra il peso, che deve essere in linea sulla base di appoggio del peso, ovviamente. La percezione del pavimento attraverso i piedi. I piedi sono fondamentali, no? Sono il nostro collegamento col pavimento, ricevono tutti quei messaggi che vengono trasmessi al nostro cervello costantemente. Quello che ti chiedo è attraverso un movimento delle dita all'interno delle scarpe. Guardate, io utilizzo sempre i tacchi, ma nonostante questo sento persino il tallone. Attraverso il tacco è come se il mio tallone riuscisse ad arrivare al pavimento. Muovi le dita all'interno della scarpa, senti l'appoggio sull'alluce, senti il mignolo, senti il tuo peso che si sposta sui piedi. Quella percezione, quella consapevolezza è fondamentale per te, proprio perché non voglio che tu faccia l'errore che commettono la maggior parte dei ballerini. Non voglio che tu sia concentrato o concentrata sul giro, sulla performance, sulla velocità. Sai a cosa porta questo? Molto spesso porta le persone a irrigidirsi. Per esempio quando immaginano l'asse, non so perché, ma mi è capitato tantissime volte nell'esperienza di decenni di insegnamento di vedere persone che nel momento in cui menziono l'asse si irrigidiscono, quasi come se quella rigidità potesse essere utile all'esecuzione del giro. No, quella rigidità ti impedisce di girare in modo efficace. Ti impedisce di conoscerti, di essere consapevole. E a questo punto mi collego a quello che è la parte alta, no, del nostro corpo, come dobbiamo comportarci. Esiste un equilibrio tra quello che è il rilassamento muscolare e la tenuta.
Io non ti voglio molle, voglio tonicità. Desidero che tu ti senta, che riesca a sentire. Ti ricordi, abbiamo fatto quei micro movimenti di rotazione indietro e abbiamo percepito i muscoli dorsali, riuscire a rimanere rilassati ma allo stesso tempo tonici. Equilibrio tra tenuta e rilassamento. Quello è quello che ci serve per girare efficacemente. Asse, baricentro. Percezione attraverso i piedi del pavimento, tenuta della parte alta, in equilibrio con rilassamento muscolare. Bene, oggi andiamo a vedere una sequenza di mezzi giri a destra. Li andremo ad eseguire in una doppia modalità, perno sul piede destro, perno sul piede sinistro. Ma la cosa che mi piace tantissimo, ovviamente lo vedremo sia per il cavaliere che per la dama, è che la prossima settimana avremo con noi il mio primo special guest di Dance Mental Coaching. A proposito, se ti va, iscriviti qua sotto, mi raccomando, al nostro canale. Nostro, mio, tuo. Perché dico mio, tuo? Dico mio e tuo perché è un canale che vuole essere una costruzione di qualcosa di importante per noi. Detto questo, ci sarà il mio special guest grazie al quale andremo a vedere la medesima sequenza che oggi balliamo singolarmente fatta in coppia. Scoprirete chi è, non ve lo dico, ma penso che molti di voi lo possano immaginare qual è il mio primo ospite, quello che per me è il più importante. Detto questo, torniamo alla nostra sequenza. Andremo a parlare di mezzi giri. Perché non di giro completo? Perché vedrete che avremo già tantissimi elementi, no, da poter studiare. Dicevo, mezzo giro a destra, gireremo verso destra. Tenete presente che il giro può essere un giro camminato, cioè fatto da una serie di passi, piccoli passi, che ci consentono di girare. Vi dico una cosa, per quel che riguarda per esempio le dame, quando si balla la salsa, i giri della tradizione, i giri del ballo di coppia nascono proprio come dei piccoli girettini camminati, con dei passettini che venivano fatti perché la donna si mostrava al proprio cavaliere, anche in coppia, quindi attraverso dei piccoli passi. Non si pensava al virtuosismo, a tutte quelle cose che vi ho menzionato prima, no? Alla tecnica, alla precisione, alla forma, tutte cose importantissime. Ma diciamo che anche tra i non ballerini professionisti, quindi anche tra le persone che non avevano questa tecnica, diciamo, nelle proprie corde, esisteva un qualcosa di ancora più importante che noi che lavoriamo anche sulla tecnica non dobbiamo mai trascurare, e cioè l'interpretazione, il senso, l'identità che diamo a quel giro. Ecco che quei giri a destra nascevano così, con l'idea, il focus su che cosa? Su chi sono io che giro, chi sono io che ballo con te, come mi presento. Ecco, attraverso quindi dei piccoli passi, nessun perno, nessun virtuosismo. Non che il perno e il virtuosismo non ci possano essere utili, anzi lo sono e anche molto, ma non dimentichiamo mai ciò che viene prima. La nostra idea, la nostra immagine, l'identità che mettiamo in campo, ciò che vogliamo esprimere mentre eseguiamo un qualunque passaggio. Torniamo a noi, torniamo alla nostra sequenza. Il giro camminato fatto di piccoli passi è quello che più si avvicina a un'idea di mezzo giro a destra che viene eseguito col perno sulla gamba sinistra. Signori cavalieri, ma anche le signore dame possono partire direttamente anche se conterò l'1 in avanti. Tecnicamente andremo in avanti con la gamba sinistra per poi andare a portare il peso sulla gamba destra e andare ad avvicinare il piede sinistro, o incrociandolo in avanti o semplicemente avvicinandolo all'altro, ok? Bene, questo è un giro con perno a sinistra. Cosa significa? Significa che per poter girare
Vedete, sembra una banalità, non lo è. Focus, per favore, concentrazione, concentrati per andare a impostare quel primo mezzo giro, il tuo passo iniziale, quello che cade sulla gamba sinistra, che tu sia dama o cavaliere, è un giro perno già, è un passo perno, scusami, non un giro perno, un passo perno. Non è un passo per poi andare a fare il passo successivo. Ecco il primo errore, che si commette anche su un semplice mezzo giro a destra. Perché? Perché le persone molto spesso ballano di piede e poi cercano di girarsi qua, quando tu invece devi sapere sempre un attimo prima che cosa vuoi fare. Balli il basico, sei il cavaliere, 1, 2, 3, 5, 6, 7, decidi di fare mezzo giro, ricordati che non è un passo statico, non è un passo che rimane, è un passo perno, è un passo che mi porta alla prima rotazione. Ok? Quindi è un passo che mi porterà a ruotare per poi fare un passo, tra virgolette, statico, cioè un passo di appoggio, quello che prende il peso, di destra e avvicinare la gamba sinistra o incrociarla in avanti. Vale la stessa cosa per le dame, potete mettere tutto quello che volete nel mezzo orpelli vari, ma dovete sapere prima se girate o meno, anche solo con un mezzo giro. Non posso arrivare impreparata, stare qua e all'ultimo girarmi. Ecco cosa crea mancanza di stile. Non avere l'idea chiara su chi sei, cosa fai, cosa vuoi ballare. Cosa c'entra chi sono con che cosa voglio ballare? C'entra molto, perché tu sei una persona di grande valore. Sei una persona che attraverso questo ballo crea fisiologia, crea stati d'animo utili. So che a molte persone può sembrare eccessivo, no? Ma è da qua che partiamo. È questa concentrazione, questa consapevolezza che crea atteggiamento, dalle piccole cose alle cose più importanti. Per chi in questo momento sta pensando, fammelo vedere più lentamente e mettiti di schiena, farò tutto, ma prima vi devo spiegare che cos'è un mezzo giro a destra con perno sulla gamba destra e cosa cambia. Se io parto, anziché in avanti col basico della gamba sinistra, ma portandomi di lato con quella gamba sinistra, che io sia dama o cavaliere è irrilevante, se vado lateralmente, ecco che il mio mezzo giro avviene con perno sulla gamba destra. Quel passo d'ingresso non gira, si porta lateralmente, vado a fare perno sulla gamba destra, per poi andare o a incrociare con la sinistra o a chiudere quello che dicevamo prima. Ma di nuovo, anche l'arrivo lo stabilisci tu, non il caso. Non sono i tuoi piedi che vanno dove vogliono, sei tu che decidi dove vanno i tuoi piedi. Voglio incrociare? 1, 2, incrocio nel numero 3. Segue il basico laterale, per esempio. Voglio chiudere? 1, 2, chiudo nel numero 3, ma decido io. Ora, andremo adesso a fare la sequenza, la farò prima per il cavaliere e poi per la dama, utilizzando prima il mezzo giro a destra con perno a destra, dopo il mezzo giro a destra con perno a sinistra. Ok? Ve lo metto in sequenza, contandolo sul tempo dell'1, poi sul tempo del 2, per le dame, tempo 1, tempo 2, aggiungeremo movimenti delle braccia, in modo da utilizzarlo come fosse un passito. Ma ripeto, non perdete la speciale puntata della prossima settimana, perché ci sarà il mio special guest e questa medesima sequenza la vedrete in coppia, utilizzando caricias, lacci, ganci, rasoi e chi più ne ha più ne metta, ok? Ma ora rimaniamo focalizzati e non mi perdete di vista i 3 elementi di cui vi ho parlato all'inizio, 4 in realtà: asse, baricentro, percezione del pavimento attraverso i piedi, postura, parte alta. Andiamo a eseguire la sequenza. Mi metto di schiena in maniera che il passo sia riproducibile esattamente come sarebbe in una lezione in presenza. Tenete presente che per via della direzione, cioè dei mezzi giri, quindi di una rotazione a 180 gradi e non a 360 gradi, a un certo punto mi troverete frontalmente. Bene, cavalieri, andiamo a eseguire un passo base intero, quindi
1, 2, 3, 5, 6, 7. Quello che vi chiedo di fare adesso è mezzo giro a destra con perno sulla destra. Cosa significa? Che sarà agevole spostarci lateralmente di sinistra. 1. Il peso è sulla sinistra, devo portarlo sulla destra per andare a fare perno. Vado a utilizzare quegli accorgimenti di cui parlavo prima. Asse mentre mi sto spostando sulla destra. Baricentro. E notate l'azione. Sto andando passando da una diagonale a sinistra a una torsione del busto verso la mia destra quando entro col peso sulla gamba destra. Ok? La torsione verso la vostra destra, questa azione qua, notate che il peso si sposta e notate che sono in asse col baricentro, con quel busto che è in equilibrio tra tenuta e rilassamento, mi consente di prendere spinta per girare. Ok? Percezione del pavimento. Avampiede a contatto con il mio pavimento per poter andare a prendere il peso e girarmi di schiena. Ok? Quindi, una volta ballato il basico, 2, 3, 5, 6, 7, laterale 1, perno sul DOS, terminiamo incrociando in avanti. 3. Balliamo un semplice basico laterale. 5, 6, 7. Per favore sii perfettamente accorto nella tenuta e nella concentrazione su tutti gli elementi che ci dicevamo. Seconda parte, mi fai sempre il mezzo giro a destra, ma questa volta utilizzando il perno sulla gamba sinistra. Quindi vai a usare perno di sinistra, vedi che è il perno che ti porta alla rotazione di 180 gradi, al 2 sei arrivato, nel numero 3 se vuoi incroci con la gamba sinistra o unisci e mi balli il basico indietro 6, 7, 1. Quindi primo perno sulla destra, 1, 2, 3, base laterale, 5, 6, 7. Secondo perno sulla sinistra, 1, 2, 3, 5, 6, 7. A cosa mi serve questo esercizio? A essere percettivo del mio corpo, consapevole dei movimenti. Ah, ma mezzo giro è facile. Tutto è facile se è fatto più o meno, ma tutto può essere estremamente facile, sì, ma complesso se metti tutti gli elementi. Poi diventa facile grazie all'allenamento, grazie alla percezione, grazie alla consapevolezza. Ma per avere il massimo della postura, stile, per essere bello da vedere quando giri, per essere efficace nei tuoi movimenti, eccetera, per non essere qualcun altro, ma per essere te stesso al top, te stessa al top, ok, allora occorre una certa quantità di concentrazione e di lavoro, ok? Bene, andiamo a rieseguire questo giro per il cavaliere sempre sul tempo 1. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, laterale, 5, 6, 7, perno sinistra, 1, 2, 3, base indietro, 5, 6, 7. Quindi la sequenza prevede mezzo giro a destra con perno a destra, base laterale. Mezzo giro a destra con perno sinistra, base indietro. Lo stesso identico esercizio lo va a eseguire la mia dama, ok? Quindi andremo a ballare il basico, 1, 2, 3. Ecco che il nostro giro, essendo assolutamente identica come sequenza a quella del cavaliere, parte sul numero 5, lateralmente. Vado al 5 di lato, nel numero 6 porto il peso sulla gamba destra, sulla quale vado a eseguire il perno. Notate che quindi il mezzo giro a destra con perno a destra è un pochino più rapido, è un pochino più veloce, ok? Sempre i soliti accorgimenti di cui ho parlato prima, baricentro, asse, torsione del busto per andare a eseguire la rotazione sul numero 6. Il numero 7 termina dove diciamo noi, incrociando 7, ci spostiamo lateralmente. 1, 2, 3.
Questa volta andiamo a eseguire perno sulla sinistra, quindi non vi voglio qua bloccate. Vorrei il piede dritto, perno. Piede dritto, perché lo dico? Perché tante persone girano il piede internamente, vale anche per i cavalieri. Io invece vi voglio dritte con la direzione della punta del piede, perno per ruotare. Incrociamo e ripartiamo col nostro basico indietro. Riconto per le mie dame. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Ma sono da sola, voglio usare le braccia, cosa posso fare? Beh, vedrete poi che avremo nei tanti video che troverete, avremo una classificazione, no? A1, A2, B1, B2, un po' come le certificazioni di lingua. Andiamo a mettere un uso delle braccia già abbastanza, direi di livello già intermedio preavanzato, ok? Allora, per le mie dame, quindi per le dame che già ballano, utilizziamo 1, 2, 3. Nel numero 5 mi portate avanti il braccio destro. Dorso della mano che comanda, tac. Cosa fa la mano? Sposta tutte insieme l'aria. La mano sposta l'aria è densa. Non è un movimento da buttato, è un movimento che senti tenuto. Con la tua postura, vai a rivedere, mi raccomando, il video della scorsa settimana, sempre ben tenuta. Le spalle non si sollevano, giù, verso il basso, con quest'idea di questi fili che allargano la nostra posizione. Quindi 5. Nel numero 6 avvicini, entri sull'asse, mentre esegui il perno, se vuoi, puoi eseguire una carezza in avanti. Oppure puoi semplicemente scendere col braccio. Incroci, balli il laterale, 1, 2, 3. E qua andiamo a fare una carezza invece da sotto verso l'alto, abbasso, passo verso l'alto e abbasso e riprendo il mio basico. La rifacciamo. E 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Tieni presente che volendo puoi usarle sempre basse. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Sempre basse intendo senza utilizzare per forza la carezia. Cavalieri, avremo dei video dove spiegherò nel dettaglio il movimento alternato delle braccia. Per ora, nel momento in cui eseguite il giro, per me è molto importante che siate focalizzati sulla postura della parte alta. Avremo momenti dove andremo a ballare bassi, avremo momenti dove faremo sequenze, dove vedremo delle posture differenti, ma per ora per me è fondamentale che teniate la parte alta. No spalle in avanti, no un atteggiamento lasciato, ok? Tenuta. Non rigidità, tenuta, equilibrio tra tenuta e rilassamento muscolare. Da lì poi andremo a mettere tutto quello che vogliamo, abbassamenti, sollevamenti, eccetera. Però per il momento per me è molto importante la tenuta. Vado a rieseguire per il cavaliere sul tempo 1 la sequenza e sul tempo 2 idem per le nostre dame. Cavaliere. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Sul tempo del 2. 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1. Percezione del pavimento. Asse, baricentro. Dame. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Sul tempo del dos. 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5. Bene,
Spero che avrete il tempo da dedicarmi per poter praticare, anche perché vi aspetto la prossima settimana con il maestro che sarà mio ospite in Dance Mental Coaching per vedere come viene eseguita questa medesima sequenza in coppia. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ciao, grazie a tutti.